Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Coral SF Group SRL, ultimo aggiornamento, 15 febbraio 2022. Cos'è Coral? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Coral durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Coral? Coral è un farmaco a base del principio attivo nifedipina, appartenente alla categoria degli calcioantagonisti e nello specifico derivati di idropiridinici. È commercializzato in Italia dall'azienda SF Group SRL. Coral può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni: Coral 30 mg 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato. Coral 60 mg 14 compresse rivestite con film a rilascio modificato. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: SF Group SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: nifedipina. Gruppo terapeutico: calcioantagonisti. Forma farmaceutica: compressa rivestita. Indicazioni: trattamento della cardiopatia ischemica, angina pectoris cronica stabile, angina da sforzo, trattamento dell'ipertensione arteriosa. Posologia: il trattamento va possibilmente adattato alle necessità individuali in funzione della gravità della malattia e della risposta del paziente. Nei pazienti con funzionalità epatica compromessa può rendersi necessario un accurato controllo della situazione pressoria e, nei casi gravi, una riduzione del dosaggio. Salvo diversa prescrizione medica per l'adulto, valgono le seguenti direttive posologiche. Adulti. Dose 1. Cardiopatia ischemica, angina pectoris cronicamente stabile, angina da sforzo, 1 CPR da 30 mg al DA. La dose può essere gradatamente aumentata, in accordo con le esigenze individuali dei pazienti, fino ad un dosaggio massimo di 120 mg somministrato una volta al giorno, al mattino. 2. Ipertensione arteriosa, 1 CPR da 30 mg al DA. In alcuni casi può risultare opportuno incrementare gradualmente la dose, secondo le esigenze individuali, fino ad un dosaggio massimo di 60 mg somministrato una volta al giorno, al mattino. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di nifedipina nei bambini al di sotto dei 18 anni di età non sono state stabilite. Modo di somministrazione. La compressa rivestita con film deve essere inghiottita con un po' di acqua al mattino a digiuno. Le compresse non devono essere masticate o spezzate. Qualsiasi aggiustamento ai dosaggi superiori o inferiori deve essere effettuato solo sotto controllo medico. La sostanza fotosensibile contenuta nella compressa è sostanzialmente protetta dalla luce all'interno e al di fuori della confezione. Internamente alla confezione, le compresse sono anche protette dall'umidità e quindi devono essere estratti dall'astuccio solo a scopo di assunzione. Durata del trattamento, secondo prescrizione del medico curante. Controindicazioni: ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6, 1. Gravidanza accertata, fino alla 20ª settimana, o presunta ed in corso di allattamento. La nifedipina non deve essere usata in caso di shock cardiovascolare. Coral non deve essere usato in pazienti con tasca di Koch, ileostomia dopo proctocolictomia. La nifedipina non deve essere usata in associazione a rifampicina, in quanto l'induzione enzimatica non consente di ottenere livelli plasmatici efficaci di nifedipina. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per gli effetti della nifedipina sulle resistenze vascolari periferiche ha richiesta cautela nei pazienti con pressione sanguigna molto bassa, ipotensione grave con pressione sistolica inferiore a 90 mmHg, ed A. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Effetti di altri farmaci sulla nifedipina. La nifedipina viene metabolizzata tramite il sistema del citocromo P450 3A4, localizzato sia a livello della mucosa intestinale che del fegato. Tutti i farmaci, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa.
Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Coral. insieme ad altri farmaci come Eurosaltiazema euro, Eurosancizema euro, Eurosaurantina euro, Euroscarbamazepina ega euro, Eurosdilladella euro, Eurosdiltiazem doc generica euro, Eurosdiltiazem ega euro, Eurosdiltiazem milan generica euro, Eurosdiltiazem ratiofarma euro, Eurosdiltiazem sandoza euro, Eurosdilcenea euro, Eurosdintoina euro, Eurosdintoinale euro, Eurosfenitoina icma euro, Eurosgamibeta complexa euro, Eurosgardinale a euro, Eurosluminale, compressa euro, Eurosrifadina euro, Eurosrifatera euro, Eurosrifina euro, Eurosrifocina euro, Eurostegretula euro, Eurostilliema euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Coral durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Coral durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La nifedipina controindicata nelle prime 20 settimane di gravidanza, vedere paragrafo 4.3. La nifedipina non deve essere somministrata in gravidanza, a meno che le condizioni cliniche della donna, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Le reazioni al farmaco, che variano da individuo a individuo, possono compromettere la capacità di guidare o di usare macchinari. Ciò si riferisce particolarmente all'inizio del trattamento, al cambio del farmaco ed in relazione all'assunzione di bevande alcoliche. Effetti indesiderati. Vengono elencate di seguito le reazioni avverse al farmaco, ADVERS, segnalate nel corso degli studi clinici condotti con nifedipina verso placebo, e classificate secondo le categorie di frequenza COMSI, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. Nei casi di grave intossicazione da nifedipina sono stati osservati i seguenti sintomi: disturbi della coscienza fino al coma, calo della pressione arteriosa, alterazioni del ritmo cardiaco di tipo tachi/bradicardico, iperglicemia, acidosi metabolica, ipossia, shock cardiogeno con edema polmonare. Trattamento. Per quanto riguarda il trattamento, hanno la priorità l'eliminazione della sostanza attiva e la stabilizzazione delle condizioni cardiovascolari. Dopo ingestione orale è indicata un'accurata lavanda gastrica associata, se necessario, ad irrigazione del piccolo intestino. Particolarmente nei casi di intossicazione con le formulazioni di nifedipina a lento rilascio, l'eliminazione deve essere la più completa possibile, compreso l'intestino tenue, al fine di prevenire l'assorbimento del principio attivo. L'emodialisi è inutile in quanto la nifedipina non è dializzabile, ma è consigliabile la plasmaferesi, per l'elevato legame proteico ed il relativamente basso volume di distribuzione. I disturbi bradicardici del ritmo cardiaco possono essere trattati con i simpaticomimetici, mentre per le alterazioni di questo tipo pericolose per la vita deve essere preso in considerazione l'impiego di un pacemaker temporaneo. L'ipotensione come risultato dello shock cardiogeno e della vasodilatazione arteriosa può essere trattata con il calcio, 10-20 ml di soluzione di calcio gluconato al 10%, da somministrarsi lentamente per via endovenosa, eventualmente da ripetersi. Come risultato, la calcemia può raggiungere i valori alti della norma o superarli di poco. Qualora l'effetto del calcio sulla pressione sanguigna dovesse rivelarsi insufficiente, dovranno essere somministrati anche dei vasocostrittori simpaticomimetici, quali la dopamina o la noradrenalina, il cui dosaggio dovrà essere determinato esclusivamente dal risultato ottenuto. Infusioni di liquidi o plasma expanders andranno effettuate con cautela a causa del rischio di sovraccaricare il cuore. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Calcio antagonisti, derivati di idropiridinici. Codice ATC C08K05. La nifedipina ha un calcio antagonista della classe delle 1,4 di idropiridine. I calcio antagonisti riducono il flusso intracellulare transmembrana degli ioni calcio attraverso proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. Lo sviluppo delle compresse con nifedipina in forma film rivestita a rilascio modificato ha consentito la riduzione del numero delle somministrazioni giornaliere con miglioramento della tollerabilità al trattamento ed ella, dati preclinici di sicurezza. Tossicità acuta. La tossicità acuta è stata studiata in diverse specie animali ed i singoli risultati sono riportati nella tabella seguente. Dose letale 50, DL50, elenco degli eccipienti. Coral 30 mg compresse rivestite con film a rilascio modificato. Idrossipropilmetilcellulosa, polivinilpirrolidone, carbossimetilcellulosa, magnesio stearato, silice colloidale, talco, polietilenglicole 6000, simeticone, titanio diossido, E171, ferro ossido rosso, E172.
Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di cor alla base di nifedipina sono Amarcor, fenidina, nifedipina EG, Nipin. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.